Vorreste un'ortensia uguale a questa che stiamo vedendo, a quella che vedete con il fiore fiorito? Sì? Beh, ad agosto è semplicissimo. Seguite tutto passo passo quello che vi dico, anche il trucchetto per non fallire mai, e vedrete quante belle piante riuscirete ad ottenere. Uno spettacolo. Vogliamo riprodurre proprio questa bellissima varietà dal colore tra il rosa che vira verso l'azzurrino. Bene, quello che dobbiamo fare è prendere un germoglio non fiorito, un paio di forbici e lo preleviamo. Ecco fatto. Anche questa blu è bellissima e non me la faccio mancare. Questa rosa è uno spettacolo. Germoglio e via. Anche questa che vira verso il rosso non ci può mancare, no. Il prelievo del ramo è semplicissimo farlo, statemi bene a sentire e non vi sbaglierete. Osservate il ramo, guardate le prime due foglioline ben sviluppate e sotto a queste foglioline contate 4 nodi. Ad ogni nodo fuoriescono 2 foglie, quindi è semplice contarli. Queste sono le foglioline che non considero. Primo nodo, quindi 2 foglie, secondo nodo 4 foglie, terzo nodo 6 foglie, quarto nodo 8 foglie. Sotto al quarto nodo ad 1 centimetro taglio netto con un bel paio di forbici affilate. Ecco fatto. Subito nell'immediato dovremo eliminare le foglie, quelle più grandi, fino a lasciare le 2 foglioline in alto, le più piccoline. Questo ci permetterà di non far perdere liquidi alla nostra talea. Paio di forbici, come vedete è semplicissimo, vi mettete vicino alla gemma ascellare, eliminate le 8 foglie che non ci interessano e questa è la talea che dobbiamo lasciare. Guardate qua che spettacolo. E adesso ci siamo, il primo trucco, il trucco del vinaville. Questo magari è il passaggio un po' più noioso. Che dobbiamo fare? Mettere la colla vinilica su tutte le ferite che noi abbiamo fatto, quindi sul taglio delle foglie, su tutte le foglie, eccezion fatte le ultime 2, perché questa sarà una porzione che va in acqua. Quando noi applichiamo la colla vinilica, io la prelevo con un cotton fioc e la posiziono sulle ferite, questa colla vinilica ben presto diventa una membrana impermeabile e quindi da queste ferite qua la mia talea non perderà più linfa, non perderà più energie, non traspira aria e tutte le energie che ha le andrà a dedicare sia al germoglio che alla formazione delle radichette. Uno spettacolo. Un po' di pazienza. Adesso dobbiamo immergere immediatamente le talee in acqua. Allora, appena la colla vinilica è asciugata, prima fate meglio è, nel senso che meno la talea è appassita, più la percentuale di attecchimento sarà alta. Dovrete immergere queste talee in acqua. Prendete dei contenitori di plastica, mettete 2 o 3 cm di acqua perché dovrete ricoprire il primo centimetro che abbiamo lasciato più 1 centimetro o 2 sopra al nodo, quindi 2 o 3 cm di acqua in totale. Qui avviene un piccolo trucco, utilizzate del radicante da inserire all'interno del bicchiere, potete utilizzare un prodotto super naturale come l'estratto di salice piangente oppure ci mettete un po' di miele, io utilizzo un radicante che è anche potenziato con polvere alle alghe, di questo ne basta davvero un pizzico. Chiaramente dovremo di nuovo inserire acqua con radicante ogni qualvolta noi vedremo che l'acqua se ne va, che sta evaporando. Dobbiamo sempre tenere sotto controllo la nostra talea, che sia sempre ricoperta nel primo nodo di almeno 1 centimetro di acqua. Questo è importantissimo. Come avete visto, questo radicante già è subito disciolto. Inserisco le talee in acqua in questo modo semplice e aspettiamo che fanno le radichette. Posizionate queste talee in un posto dove ci sia ombra completa, mai al sole diretto. Dobbiamo far radicare la piantina. È chiaro che con questo radicante la situazione è facilitata, però anche se non ce l'avete non vi preoccupate. L'importante è tenere, ripeto, sotto controllo il livello dell'acqua,
riporre in ombra in modo che la piccola talea non appassisca. Una volta che le piccole talee avranno quelle radichette di 2-3 cm, sono pronte per essere messe nei vasetti da 10-12 cm. Ci mettiamo il terriccio e ci inseriamo all'interno la piccola piantina, la lasceremo, scusatemi, in ombra, sempre in ombra, in modo che lei fa un bel apparato radicale. Allora, il terriccio può avere un pH leggermente acido se vogliamo un'ortensia con una colorazione blu, può essere leggermente basico 7,5, 7,7, 7,8 se vogliamo un'ortensia con una colorazione verso il rosso, verso il bordeaux. Questo è tutto ragazzi, buon esperimento e quindi buone ortensie a tutti e buon agosto, buone ferie. Vi voglio un mondo di bene. Un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, ciao ragazzi.